Arrivando a Lanzarote noterete da subito che quest'isola non ha nessun tipo di vegetazione e questo caratterizzerà tutto ciò che vedrete su quest'isola. Lanzarote fa parte dell'arcipelago delle Isole Canarie. Se non vi ricordate dove si trova, potete vedere questo video che ho fatto in precedenza dove vi spiego un po' il tipo di clima che vi potete aspettare e tutte le caratteristiche generali dell'arcipelago. Sull'isola atterrerete all'aeroporto di Arrecife, dove non è detto che dobbiate restare. Arrecife è la capitale, conta circa 60.000 abitanti ed è una città piacevole in cui stare, dove ci sono molte attività che si possono fare. Non mi dilungherò più di tanto perché su Arrecife si trova moltissimo, quindi vi lascio qualche link in descrizione giusto per darvi un'idea di cosa potete vedere. È interessante questo forte che durante i secoli passati serviva per respingere i pirati, che però venivano chiamati pirati solo dagli spagnoli, perché in realtà erano inglesi, diciamo così. Erano normali navi inglesi. Ad Arrecife vedrete un po' uno spaccato della vita delle persone che vivono l'isola ed è molto interessante anche sotto questo aspetto. Da lì potrete vedere l'isola di Fuerteventura che state vedendo in queste immagini e che aggiungerà un tocco di romanticismo al contesto. Il mio consiglio è di non risiedere ad Arrecife, non tanto perché sia una città brutta, ma perché essendo la capitale e avendo 60.000 persone che la vivono, troverete sempre traffico entrando e uscendo dalla città. Se amate la vita di mare, segnatevi quest'area dell'isola sulla cartina. Si tratta infatti di Playa Blanca, che è un piccolo paese del sud che insieme ai paesi a lui vicino è stato dedicato completamente al turismo e anche lo sviluppo urbanistico è nel tempo stato adeguato a questa esigenza. Ora potete trovare hotel grandi e piccoli di tutte le forme e dimensioni e per tutte le tasche, ma come vedete l'ambiente è stato molto curato. Le spiagge sono davvero belle in quella zona, hanno un tipo di bellezza che potremmo definire mediterranea. Anche da lì si vede l'isola di Fuerteventura, di cui vi parlerò in un altro video, e anche l'isolotto di Los Lobos. Questa che state vedendo è Playa Flamingo, una delle più belle spiagge di tutta l'isola. In quest'area troverete qualsiasi tipo di attività commerciale per soddisfare le vostre esigenze, quindi dai centri in cui fare shopping, palestre, ristoranti, piccoli centri commerciali, spa, davvero un po' di tutto per passare delle giornate di relax, e se amate fare vita di mare sarà il posto ideale per voi in cui soggiornare. Spostandoci a est, sempre nel sud dell'isola, si può trovare una strada sterrata che porta a un'area protetta dove si trova Playa del Papagayo, che è questa che state vedendo ora. È davvero incantevole e una delle più famose e fotografate di tutta l'isola e forse anche di tutte le Canarie. Per trovarla con così poche persone dovrete partire un po' presto al mattino e tenete anche presente che per accedere all'area protetta dovrete versare una piccola quota che serve per contribuire alla sua manutenzione. È davvero una piccola quota, parliamo di pochi euro a persona. Qui invece l'ambiente è molto meno attrezzato, ci sarà solo il chiosco che vedete in alto in questo promontorio, che fa anche da piccolo ristorante, e questa è Playa Mujeres. Nel cuore dell'isola troverete la LZ30, che è una strada statale che attraversa l'isola da nord a sud o viceversa, e in cui, come state vedendo, i vulcani la fanno da padrone. Per identificarla facilmente cercate la località di La Heria, che si trova più o meno al centro di questa statale. È una zona veramente singolare da visitare perché sono sicuro che non avrete mai visto niente del genere. In tutta quest'area, che non sarebbe di per sé coltivabile essendo fatta principalmente di lava, i contadini si sono inventati una tecnica incredibile e davvero ingegnosa per coltivarla. Usano del terriccio ricavato da lava sbriciolata, quindi nerissimo, che depongono in alcune buche scavate in precedenza, come quella che vi sto facendo vedere ora.
la circondano di pietre in modo da formare un muretto e al centro mettono la piantina che desiderano coltivare. Generalmente si tratta della vite che piantata in questa terra dà un frutto davvero dolcissimo e molto particolare che genera un vino tra i più pregiati, ecco. Tutta questa zona non sarebbe coltivabile senza questa tecnica perché il vento veramente molto forte farebbe evaporare l'acqua, invece mantenendo il terriccio sopra le radici della pianta, l'acqua rimane nei pori della lava e quindi si può coltivare. Le montagne tutto intorno a voi saranno spettacolari, come vedete cambiano di tonalità nel giro di poche decine di metri, passeranno dal nero, il più intenso che potrete avere mai visto, al giallo, al rosso, all'arancio, all'oro. Sarà meraviglioso, anche in presenza di qualche nuvola che cambierà il paesaggio continuamente. Sempre nel centro dell'isola di Lanzarote, ma spostato un pochino più a ovest, si trova l'enorme area, ma veramente enorme, del parco del Timanfaya, ossia quell'area dove un complesso vulcanico che prende questo nome ha generato tutto quello che vedete. Quindi tutto ciò che vedete è lava e coni vulcanici inattivi. Il complesso del Timanfaya è un vulcano ancora attivo, ma monitorato costantemente e quindi potrete visitarlo in tutta sicurezza. All'ingresso del parco, che non è facilissimo da trovare e quindi vi lascio il link in descrizione, insieme a un link dove acquistare i biglietti per l'ingresso, vedrete questo enorme vulcano che vi sembrerà enorme, ecco. Per proseguire e arrivare al parco vero e proprio, cioè al Centro de Visitantes, dove iniziano le visite, dovrete passarci attraverso. Sarà un'esperienza veramente incredibile e anche un po' inquietante, soprattutto se pensate che l'eruzione che ha generato quello che vedete è della prima metà del Settecento, ma ancora nessun tipo di vita è riuscita a riappropriarsi di questo territorio. Ci crescono soltanto dei licheni e c'è qualche piccolo insetto. Vi consiglio di prenotare con largo anticipo questa visita in quanto il parco è parecchio visitato. Una volta arrivati al Centro de Visitantes, dove potrete parcheggiare l'automobile, vi faranno salire su di un autobus dal quale inizierà la visita guidata di circa un'ora, dalla quale vedrete cose che non avete mai visto prima e senza precedenti in Europa. In tutta l'Europa continentale infatti non c'è un altro posto che somigli a questo, così pieno di vulcani e di cose particolari. Alla fine del vostro giro spostatevi a Iaiza, dove proprio a ridosso della rotonda c'è un centro dove è possibile fare delle passeggiate a bordo dei cammelli. Personalmente è una cosa che trovo un po' ridicola, non tanto perché i cammelli non siano nativi di queste terre, perché c'erano già prima che arrivassero gli spagnoli, ma perché penso che non sia una cosa che è molto piacevole per gli animali. Ad ogni modo lascio a voi la valutazione. Inspiegabilmente, il Volcán del Cuervo è uno dei posti meno pubblicizzati dalle guide turistiche, ma secondo me è uno dei più belli da vedere a Lanzarote. Potete arrivarci comodamente con le coordinate che vi lascio in descrizione. Potete parcheggiare l'automobile tranquillamente e imboccare il sentiero, che è davvero facile e adatto a tutti e che vi porterà in questo paesaggio a dir poco surreale. Sembra letteralmente di stare sulla Luna o comunque su un altro pianeta. Il Volcán del Cuervo è stato uno dei primi ad eruttare nella grande eruzione del Timanfaya che ha plasmato il paesaggio come si vede oggi dalla prima metà del Settecento ed è durato 6 anni. Ancora in quest'area non riesce a vivere niente se non qualche palma solitaria e dei licheni.
Quando arriverete in prossimità del cono vulcanico vi renderete conto di quanto è imponente, cosa che anche da questo video vi garantisco che non si riesce tanto a capire. E lo troverete davvero spettrale, oserei dire quasi spettrale. Il sentiero, come vi dicevo, è piuttosto facile, adatto possiamo dire a quasi tutti, ma cercate di non andare fuori dal tracciato perché la lava è davvero affilata e se vi dovesse capitare malauguratamente di cadere non è un'esperienza piacevole. L'eruzione sembra avvenuta da pochi minuti, ma sono passati in realtà 3 secoli. E quando arriverete all'ingresso della caldera, potrete entrare proprio all'interno del cono vulcanico spento. Lo troverete pieno di sassolini che sono il risultato di questa eruzione. Il paesaggio è completamente nero e, come dicevo, non c'è niente che riesca a viverci. Cominciano adesso a sopravvivere qualche tipo di lichene, dei cespugli, ma vi sembrerà davvero di entrare alle porte dell'inferno. Quando ci sono andato io era il tramonto e c'erano anche delle nuvole, come si vede, e questo ha reso la mia visita sicuramente più suggestiva, ma non ero molto attrezzato, c'era veramente freddo e io avevo soltanto una felpa. A causa del vento che soffiava decisamente forte c'era una sensazione di temperatura molto bassa, quindi andateci un po' attrezzati, ecco, se trovate le stesse condizioni. Io avevo una mascherina, mi sono messo quella, ecco, così come il mio compagno di viaggio, ma magari andateci più attrezzati di me, ecco. Il Volcán del Cuervo è stato il primo ad iniziare la serie di eruzioni che dal 1730 al 1736 hanno afflitto quest'area dell'isola di Lanzarote. Non deve stupire che la parola Timanfaya, che oggi utilizziamo per riferirci a questo complesso vulcanico, del quale anche il Volcán del Cuervo fa parte, derivi proprio dalla lingua dei nativi che conoscevano già quest'area e si rivolgevano a questa zona indicandola con questo nome, che nella loro lingua significa montagne di fuoco. Più chiaro di così. Sulla costa ovest di Lanzarote, all'incirca a metà dell'isola, si può trovare la zona di Playas del Janubio insieme a Salinas del Janubio, che sono appunto le saline vicine. Anche in questo caso vi troverete davanti all'ottimo risultato della lavorazione, se possiamo dire così, del moto delle onde nei confronti della materia prima, cioè la lava nera di questa meravigliosa isola. Anche in questo caso, infatti, è tutto nero, ma tanto nero, nero quanto nessun video, nessuna macchina fotografica potrà mai farvi capire, dovete vederlo coi vostri occhi. La spiaggia è molto bella, molto grande, enorme, ma non è attrezzata, quindi fate attenzione a bagnarvi, anzi se possibile non fatelo perché le onde sono davvero molto impetuose, dovete essere proprio sicuri che è una giornata tranquilla. Alle spalle della spiaggia si trova un lago di acqua salmastra, che è una zona dove si riproducono delle specie di uccelli ormai molto rare e quindi per questa ragione è vietato avvicinarsi troppo. Non che ci siano controlli, almeno io non ne ho visti, però è una cosa assolutamente da non fare. State molto attenti e cercate di non disturbare troppo gli uccelli, anche magari avvicinandovi troppo per fotografarli, ecco, state a debita distanza. Questi paesaggi vi regaleranno ricordi indimenticabili di una natura forte, plasmata dall'uomo, ad esempio in queste saline con i loro toni incredibili di rosa e di azzurro pastello.
Un altro piccolo gioiello della costa ovest dell'isola è El Golfo, un ex villaggio di pescatori diventato famoso per il Charco de los Clicos che state vedendo ora. Si tratta in pratica di un lago, anch'esso zona protetta in quanto di riproduzione di alcune specie di uccelli, che consta di una enorme caldera collassata per metà in mare. È un paesaggio davvero un po' surreale anche in questo caso, che sono certo potrete apprezzare. Non riuscirete a visitare l'intera costa ovest dell'isola in un giorno, ma potrete tornarci più volte. Risalendola comunque potrete trovare la spiaggia di Famara, che è una spiaggia molto bella, frequentata soprattutto da surfisti per via del moto ondoso che qui è molto forte, e arrivandoci, come vedrete in questo video, si vedrà l'arcipelago Cinijo, ossia quello della Graciosa con l'isola di Alegranza e di Montagna Clara, davvero molto bello. L'enorme scogliera che dà sulla spiaggia vi stupirà per quanto è imponente. Quella è la parte nord di Lanzarote che vi consiglio di visitare e della quale vi parlerò tra poco. A Famara troverete un paesaggio naturale molto molto bello che al tramonto si tinge dei toni di arancione e viola. Nel piccolo villaggio di Famara troverete tutto quanto è necessario per praticare surf e vi stupirete del fatto che le strade sono assenti e al loro posto c'è tanta sabbia. Spostandovi a nord lungo le statali che attraversano Lanzarote, noterete che il paesaggio cambia e passa da essere molto nero a delle tonalità più dolci del giallo e del marrone. Il paesaggio cambierà anche per un altro motivo, ossia perché comincia ad alzarsi la quota. Infatti le montagne più alte dell'isola si trovano a nord e arriverete vicino al Volcan Corona, che è questo che state vedendo adesso. La sua forma è pressoché perfetta, ricorda i vulcani che ci immaginavamo quando ci leggevano le favole da bambini. Anche la sua eruzione è relativamente recente in termini geologici e guardando queste immagini potete rendervi conto di quanta parte dell'isola ha costruito con la lava che ha emesso. Nell'estremo nord dell'isola troverete a 600 metri di altezza il Mirador del Rio, un punto panoramico privilegiato per vedere l'isola della Graciosa, davvero meravigliosa. Se andrete alla Graciosa, vi avevo parlato dell'isola in questo video, potrete vedere il punto in cui vi trovate nel Mirador del Rio dal basso e anche questo sarà spettacolare, capirete quanto è alta questa scogliera. Il mio consiglio è quello di non utilizzare il parcheggio a pagamento, ma utilizzate piuttosto la posizione del link che vi lascio in descrizione. Un altro gioiellino che troverete nel cuore dell'isola, nella parte centro-nord, è il villaggio di Teghise. È una piccolissima città, possiamo dire un grande paese, che mantiene un centro storico molto bello da visitare e in perfetto stile canario, e in particolare di Lanzarote. Sarebbe impossibile non dirvi di visitare Orsola. Si trova nell'estremo nord dell'isola e per quanto piccolo, il paesaggio circostante a questo paese offre degli spunti davvero pazzeschi e dei panorami che non dimenticherete facilmente. Le sue scogliere offrono la possibilità di fare parapendio per chi lo ama e lì nei dintorni ci sono spiagge come questa. Insomma, non perdetevelo. Puerto del Carmen e la vicinissima Puerto Calero sono altri due
villaggi, possiamo dire grandi città, particolarmente belli nel sud-est dell'isola, nel centro-est. Sono completamente dedicati al turismo balneare e sono un ottimo punto dove stare se amate questo tipo di vita mentre siete in vacanza. Vi offriranno spiagge di sabbia fine enormi, infinite praticamente, e qualsiasi tipo di servizio vi possa servire, immersioni, visite in barca alla costa dell'isola, eccetera. César Manrique, autore di questa famosa scultura, fu un architetto di Lanzarote che aveva compreso che il paesaggio va valorizzato, reso un gioiello e preservato. Per questa ragione, ad esempio, nel complesso di Jameos del Agua, che state vedendo in questa immagine, costruì tutto quello che vedete anche per preservare la vita di questi minuscoli esserini che in tutto il mondo vivono solo in questo piccolo specchio di acqua dolce che potete vedere, non toccare chiaramente, ma soltanto vedere. Questa grotta è veramente particolare. Lui costruì, come in tutte le sue opere, una serie di strutture che si integrano perfettamente col paesaggio, come ad esempio anche nel Museo del Cactus che vedete qui, e che è stato fatto sfruttando un cratere di un vulcano spento, così come anche qui a James de l'Agua fece. La sua opera diede un impulso enorme a tutta l'isola di Lanzarote, che forse ancora oggi, architettonicamente parlando, è quella più curata fra tutte le isole Canarie. Potete vedere sull'isola molte delle sue opere e anche visitare la Fundación Manrique, che ripercorre un po' tutta la sua vita. Ed eccoci arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale a Lanzarote. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sarà stato utile o vi sarà utile per organizzare un viaggio a Lanzarote. Se siete rimasti con me fino a questo punto, evidentemente perché il video vi è piaciuto, o almeno così spero, quindi mettetemi un like. Iscrivetevi al canale in modo da supportarmi e incoraggiarmi a fare altri video simili e condividete questo video con i vostri amici, magari quelli che stanno per organizzare un viaggio a Lanzarote o che hanno intenzione di farlo. Spero di nuovo che questo video vi sia stato utile e vi saluto in attesa del prossimo. Ciao!